Ehi, benvenuti! Io sono Elvis e voglio dedicare questo video a un libro che mi è particolarmente piaciuto, Sangue Ribelle. Tranquilli, niente spoiler qui, ma prima di iniziare vorrei ricordarvi che se ancora non l'avete fatto dovreste iscrivervi al canale. Vi farà guadagnare la salvezza eterna. Vi informo che mi sono iscritto a Goodreads, perciò mi trovate anche lì. Inoltre ho creato una breve lista dei desideri completamente libresca, perciò se vi va di farmi un piccolo regalo, lì ci sono alcune idee intriganti. Trovate tutti, ma proprio tutti i miei link al link 3 in descrizione. Facile facile. Si va! Sangue Ribelle è un romanzo scritto da Alessio Banini, edito da Plesio Editore e uscito nel 2011. Cosa? Sono arrivato tardi? Ma non mi interessa nulla. Il genere è dark e low fantasy, soprattutto dark. Cavolo, forse addirittura grimdark. Ora non voglio perdermi in inutili etichette, però è meglio se approfondiamo. Partiamo dall'ambientazione. Inventata dall'autore, trovate la mappa nella seconda pagina. Guardate un po' che robetta. Interessante, vero? Questa è la regione, ovvero l'area geografica in cui si svolgono le vicende di Demon Inside, la raccolta di romanzi autoconclusivi ma collegati tra loro di cui Sangue Ribelle fa parte. Questo è anche il primo che ho letto, ma se mi seguite sui social saprete che ormai ne ho finito recentemente un altro, La strada perduta. La trama è piuttosto semplice e si svolge in soli due filoni che sono strettamente collegati ai due protagonisti, perciò ve li presenterò insieme. Ma prima fatemi fare una premessa importante, un presupposto che Alessio ci introduce piano piano durante la lettura. La regione è dominata ormai da diversi secoli da un impero intransigente che ha conquistato tutto e sottomesso ogni popolo e razza. Per il lettore questa entità resterà sempre un po' in secondo piano, perché non è di certo l'imperatore il protagonista di questa vicenda, anzi. Per primo ci viene presentato Eliphas, un uomo attanagliato dai dubbi perché non riesce a capire il suo ruolo nel mondo dopo il grosso cambiamento che è avvenuto nella sua vita. Non comprende quale sia il suo scopo e a causa di questo risulta completamente spaesato. La regina degli stracci, un'enigmatica personalità imperiosa, guiderà i suoi movimenti come farebbe un burattino con la sua marionetta. Tramite i ricordi di Eliphas veniamo a conoscenza delle usanze dell'Accademia dei Sensali, un'elite imperiale che occupa il proprio tempo e le proprie risorse nella ricerca continua di nuove emozioni e sensazioni, dalla droga al sesso, dalle orge al teatro e chi più ne ha più ne metta. Mi è sembrato di vedere Dorian Gray portato ancora di più all'estremo e all'esagerazione. Devo dire che mi è particolarmente piaciuta la presentazione di questa accademia di pazzi scatenati. Altro protagonista fondamentale è Naven, e qui devo introdurre la razza di cui Naven è il custode, ovvero gli Antecessor. Alti, muscolosi e forti, sono molto simili agli umani ma appartengono a una razza diversa. Proprio la riproduzione tra un uomo e un antecessor si dice sia impossibile. Inoltre l'impero li considera esattamente come bestie senza cervello. Di certo non aiuta il fatto che siano stati confinati nella Rukla, un recinto dai confini invisibili ma allo stesso tempo invalicabili, pena la morte. Si tratta di circa 500 individui che sono rinchiusi senza una via di fuga, mentre il deserto avanza, quindi la selvaggina scarseggia e nel mentre l'impero esige il suo tributo mensile di giovani schiavi antecessor. Qual è la minaccia peggiore? Il deserto con il suo lento logorio oppure le leggi imperiali con il loro enorme esercito a difenderle? Queste sono solo alcune delle considerazioni che emergono leggendo Sangue Ribelle e fidatevi, vi farete moltissime domande. Un'esplorazione così profonda dell'animo umano porta inevitabilmente il lettore a indossare i panni di Naven e Eliphas e quindi a interrogarsi sulla scelta migliore tra due orribili possibilità e su quale sia lo scopo di una vita che forse vita non è più.
Scusate, non voglio entrare troppo nei particolari, perché se non l'avete letto è giusto che scopriate da soli in cosa consiste il cammino di questi protagonisti, che sono stati costruiti così bene. Io ho adorati entrambi perché mi sono proprio lasciato consumare dai loro pensieri, dai loro problemi. Fantastici, veramente. Inoltre, per quanto riguarda i personaggi, compaiono altri due POV che fanno da contorno per comprendere al meglio come sono visti questi selvaggi antecessor da parte degli imperiali. Un espediente molto interessante che ho particolarmente apprezzato. Un'altra cosa che mi è piaciuta è l'atmosfera che si respira in queste pagine. Cupa, orrorifica e angosciante, come se il sole avesse smesso di brillare e di scaldare la pelle, come se la speranza fosse scomparsa dalla faccia della terra. Gli esperti non me ne vogliano, ma io associo queste caratteristiche allo stile del grimdark. Se state cercando una lettura dark ma allo stesso tempo profonda e intensa, Sangue Ribelle è quello che fa per voi. Io l'ho divorato in un solo weekend, quindi ve lo consiglio assolutamente. Va detto che la lunghezza supera di poco le 200 pagine, perciò sono arrivato al finale che neanche me ne sono accorto. Vorrei accennare brevemente all'autore Alessio Banini, perché signore e signori appassionati di Malazan, anche lui è un antropologo e vi posso assicurare che si nota. Non che io sia un esperto, ma ho intravisto alcune cose in comune con Steven Erikson, appunto pure lui antropologo. Si tratta di un approfondimento persistente nella storia e nel passato dei personaggi, uno studio che mette l'accento su antenati, culture, civiltà e che si trasmette ai discendenti tramite racconti, tradizioni, ma soprattutto attraverso il sangue degli individui. Il sangue che già dal titolo si capisce è l'elemento cardine sul quale sono incentrate le vicende di questo romanzo. Vi lascio qui sotto il link del sito di Alessio perché sicuramente ci troverete qualcosa di interessante. Ha pure stilato una breve lista di alcune saghe fantasy che preferisce e ovviamente tra queste c'è pure Malazan. Ma attenzione! Attenzione, avrete la possibilità di fargli alcune domande in diretta perché sarà mio ospite in data 13 luglio alle 21 circa. Segnatevi la data, potrete partecipare attivamente tramite la chat di Twitch. Tornando a noi, ci sono altre cose che mi hanno ricordato il libro dei caduti, per esempio le divinità che intervengono nelle vite dei mortali per perseguire i propri scopi, oppure il cambiamento climatico e quindi l'adattamento che ne consegue. Più nello specifico mi è sembrato di vedere qualcosa della catena dei cani, oppure del serpente che troviamo nella polvere dei sogni. Per non parlare ovviamente dell'atmosfera cupa che si respira nella regione, ma queste sono solo le mie sensazioni che di certo saranno diverse dalle vostre quando lo leggerete. Ecco, qui vi voglio, perché se avete già affrontato questo romanzo mi aspetto un vostro commento qui sotto e se ancora non l'avete fatto, cosa aspettate ad acquistarlo? Tornate qui quando l'avrete finito e ne parleremo insieme. Vi ricordo che trovate le mie pagine social in descrizione, ma come vedete anche qui sopra non c'è nulla di difficile, basta cercare Podcast Malazan e l'algoritmo mi fa sbucare fuori. Noi ci si vede il 13 su Twitch per una chiacchierata con Alessio Banini, autore di Sangue Ribelle appunto e altri volumi dell'ambientazione Demon Inside. Non mancate! Ciao gente!